Con Fangio si era creata una relazione molto bella. Mi scrive dicendo la deve fare. Posso anche accendere le luci, Io intanto quello che sistemo è tutto quello che non è diritto, cioè quello che non è parallelo al muro oppure perpendicolare al muro. Cioè le cose non possono stare storte. Io odio le cose che sono buttate lì, cioè anche quando le macchine non sono tutte belle allineate, queste cose mi fanno venire mal di pancia. Nel 1983 arriva nel Modenese un argentino con un sogno in testa: dar vita alla sua supercar. La storia è nota: Orazio Pagani, di origini italiane, il bisnonno lo era, è acuto e se ama qualcosa trova il modo di costruirlo. Era l'entrata in campo qui da noi, nel Modenese, nella terra dei motori, di uno straniero, di un qualcosa di nuovo. Quello che ho cercato era di fare un qualcosa di unico, di originale. Poi magari può essere bella, brutta, può essere questionabile l'estetica, le proporzioni, questi 4 scarichi dietro che all'inizio facevano ridere, dicevano che era la macchina di Batman, le ha fatto guadagnarsi un suo spazio in un mondo dove ci sono le Ferrari, le Lamborghini, insomma, Bugatti, macchine che hanno fatto la storia, ecco. L'idea è stata eccezionale. La sfida è stata una roba incredibile, cioè da solo in un mondo che tutti conosciamo, di agguerriti esperti, di aziende con 50-70 anni di esperienza, hanno tutti dovuto pensare: ragazzi, è ora di fare un passo avanti. Tra i suoi doni c'è quello di avere una manualità fuori ordinanza, come il rapporto con l'auto. Io parto sempre un pochettino dall'alto a disegnarle, faccio prima la silhouette e poi continuo col resto. Infatti se la guardiamo dall'alto è una donna che sta prendendo il sole, no? Un po' sexy, ecco. Pagani racconta sempre le storie che sono molto belle delle origini, della sua scelta di lanciarsi in questo mondo. È un uomo che racconta da ragazzino di Manuel Fangio. Insomma, ci sono delle storie che fanno capire quanto ci sia di coinvolgimento personale, emotivo in quello che lui ha fatto. Nel 2019 questo mito contemporaneo compie 20 anni, un arco temporale destinato a fare storia considerando i grandi cambiamenti che ci sono stati dal 1999 a oggi. La Zonda di Orazio Pagani, l'auto che riapre i giochi per le supercar dopo il periodo buio di inizio anni 90. Il vento era cambiato e l'argentino con la Zonda propone qualcosa di nuovo, l'Hypercar. I materiali prima di tutto, le fibre superleggere di carbonio e i metalli che fino a quel momento utilizzava solo l'industria aerospaziale o la Formula 1. Alluminio e titanio, oltre al carbonio, certo, la sua leggerezza punta tutto su di loro. La Zonda poi reintroduce il grande artigianato in una rivisitazione postmoderna dell'epopea automobilistica dei 60. Le auto del celeberrimo jet set qui sono reinventate per gli anni 2000 che sono ai blocchi di partenza. Se ci fai caso, nelle sue auto non c'è un singolo particolare che lui non voglia curare, dargli un senso. In questo lui è maniacale. Però quando in altre vetture una vite serve semplicemente per stringere, per tenere insieme 2 pezzi, lui a quella vite dà un'anima. Qua c'è i 2 cofani, si aprono e ti scoprono tutto questo. Perché per un appassionato di meccanica vedere una sospensione, vedere un motore, vedere gli ammortizzatori, insomma sono cose
belle, però qual è il rischio? Che nei circa 700 componenti che tu vedi aprendo il cofano, se ce n'è uno che è brutto per un qualche motivo e stona, cioè come in un'orchestra, se ce n'è uno che stona, si sente quello che stona, purtroppo. E qua è la stessa cosa. Perciò dal momento in cui noi abbiamo fatto questa scelta, che anche il cofano anteriore si apra dove in realtà c'è soltanto la vaschetta del liquido del tergi, del liquido dei freni, si doveva aprire per raccontarti tutto quello che c'era lì dentro, e ogni cosa che c'è all'interno che tu vedi ti deve dare un messaggio, se sei il cliente o no, la devi pian pianino scoprire e ti deve raccontare qualcosa. Perché? Perché dietro a ogni dettaglio c'è un lavoro che è durato 6-7 anni. Soprattutto Pagani aveva capito che la personalizzazione di ogni singolo esemplare, basato sulle molteplici personalità dei suoi clienti, avrebbe restituito una nota in più a chi la possedeva tutte le volte che l'avrebbe accesa. Persone che stavano cambiando alla svelta le loro preferenze in fatto di stile, tendenze e gusto, ed ecco la prima auto a proporre una carrozzeria col carbonio in bella vista. È stato un biglietto da visita per lui incredibile, cioè presentarsi con questa vettura che era già una cosa eccezionale, poi tutto in carbonio, cioè ha fatto spalancare la bocca a tutti ed è stata una grande, diciamo, per lui è stato un tocco magico che gli ha permesso di diventare quello che è diventato, insomma. Per capire la Zonda si deve capire intanto una cosa: quando sei seduto dentro sei seduto davanti, sulle ruote anteriori, e quindi questo sulle prime crea uno strano effetto perché c'è una direzionalità incredibile del muso, ed è la prima considerazione. La seconda è che quando schiacci l'auto spinge e quindi ti trovi un po' in difficoltà sulle prime a capire se il sedere ti bollerà e ti proietterà fuori dalla curva, insomma, in sbandata. Non solo a Modena, ma soprattutto a Modena, terra dei motori, i Ferrari che cantavano, le Maserati, i Lamborghini, e questa vettura sconosciuta, praticamente un gruppo C come design, quindi non si poteva non guardarla, cioè era una macchina che era destinata a far parlare tanto di sé, e ovviamente non passando inosservata così, la gente poi... Il motore, che motore ha? Un Mercedes, inizialmente ha lasciato un po' di scetticismo, un po' di, ma noi siamo qui nella terra dei motori, e quindi i motori ce li facciamo in casa. silenziosa e confortevole, ma allo stesso tempo quando la vuoi usare per divertirti, per darti delle emozioni, ovviamente acceleri e lei ha un canto, ha un suono che ti coinvolge e ti fa rimanere ogni volta, come dire, io fatico ad andare in giro con questa macchina con i vetri chiusi.
la macchina aveva un cuore pulsante, elegante, forte, una personalità incredibile, che è questo motore, questo V12 con questa coppia. Mi ricordo quando facevo girare i clienti, mi piaceva mettere la sesta, far scendere il motore a 800-900 giri e poi dopo schiacciare giù e sentire che saliva senza un minimo sussulto, poi a un certo punto quando arrivava a 1500 giri cominciava a spingere e dopo era senza fine. Io credo che l'obiettivo che avevo io, era di mantenere, di rendere il tutto armonico con il motore. Cioè era il motore che dettava con la sua eleganza, la sua forza, la sua guidabilità. La macchina doveva essere uguale, facile, doveva essere docile ma potente. Le sospensioni, il modo in cui, la progressione in cui tu, volendo giocare con l'acceleratore, la fai partire in sovrasterzo. Ecco, docile come il motore poteva essere. Questo era stato un po' il nostro obiettivo nella messa a punto dell'auto. Ragazzi, il V12, a parte che tecnicamente è il motore più bello, il fascino, il piacere di mettere a punto un V12 ti attrae, ti coinvolge. La scelta di Orazio di andare sul V12 è stata comunque una scelta dovuta dal suo legame che aveva con Manuel Fangio, che quindi gli ha aperto un po' le porte al mondo Mercedes. Ma di fatto avere un V12 era d'obbligo su un hypercar del genere. Questo materiale è nato nel 1900, fra il 92 e il 93. Cioè io comprai ai tempi la bobina di carbonio in Giappone, fece fare la tessitura con questo disegno, che è un disegno che l'ho disegnato io a Como, e la impregnazione in Spagna, perché volevo che nessuno sapesse com'era il ciclo completo. Questo è un tessuto che quando ce l'hai in mano è un qualcosa che va da tutte le parti, non è come mettere una decalcomania e che sai che rimane sempre o così o cosà, ci rimane l'aria sotto. Qua ci vuole un'abilità, un'arte che i nostri colleghi hanno imparato, c'è molta formazione, perché poi i cofani, le porte, tutti i pezzi coincidono anche, hanno le fibre che sono, è un'operazione non indifferente. Quando il tessuto è impregnato e non secco come è adesso, non si vede, cioè non vedi perfettamente, è come vedere dietro a un vetro appannato. Appannato si dice? Sì. Appannato. Sono veramente bravi, molto molto bravi. E il fatto che il cliente, una buona parte di questi clienti, apprezzano, amano questi dettagli, ci chiedono sempre di più e noi dobbiamo cercare di dare sempre di più, perché in definitiva queste macchine costano tanto, perciò dobbiamo cercare di dare più quasi di quello che il cliente si aspetta per superare, quando è possibile, l'aspettativa. Ecco. In realtà l'auto è molto sicura, dà grande dimestichezza e in effetti una cosa che ha sempre detto Pagani e sulla quale ha sempre insistito con i suoi collaudatori, quindi in fase di sviluppo, era esattamente nel fatto che volesse un'auto facile da guidare. Lui voleva l'effetto bicicletta, un'auto che quando tu insomma ci montavi sopra per la prima volta ti potesse sembrare di conoscerla da una vita.
il feeling con lo sterzo, il rapporto sospensione-telaio della vettura, lo smorzamento della sospensione, il modo con cui la vettura riesce a copiare l'asfalto ma senza diventare nervosa. Le vetture allora praticamente, diciamo così, erano più potenza, anche motori sgarbati, sul dritto, sai, grosse accelerazioni e finiva tutto lì. Con questa credo che abbiamo cominciato a pensare molto di più anche a farla girare in curva. Cioè, era non più l'accelerazione in un pezzo di strada diritto, ma proprio la dinamica della vettura che abbiamo preso tanto in considerazione. Con questo non voglio dire che gli altri non lo facessero, ma credo di aver avuto ancora più degli altri, come Pagani, l'azienda, un occhio di riguardo rispetto a questo aspetto, insomma. Un'azienda come la Pagani è un gioiello, è qualcosa di unico, ha un obiettivo che è in linea con quello che è la nostra storia, quello che è il nostro futuro, cioè cercare l'emozione estrema per il cliente. È una sfida reciproca, Pagani ci chiede di fare delle cose estreme e noi cerchiamo di portare all'estremo quello che Pagani fa. Vogliamo quasi che non siano in grado le automobili di dominare i nostri pneumatici. Quando la macchina è andata per la prima volta al Nürburgring, dopo pochi giri ha fatto il record della pista e ricordo che in quell'occasione c'era il collaudatore della Mercedes che stava per andare in pensione, un tipo che era più o meno 30 anni, che girava nel Nürburgring, e allora l'abbiamo fatta guidare perché logicamente era estremamente preparato e anche era entusiasta di farsi un giro con la macchina. Disse: questa è veramente una macchina facile da guidare, perciò quando una macchina è facile da guidare al Nürburgring è più o meno facile da guidare da tutte le parti. Sembrava che ci fosse lì l'energia di Fangio, no? Cioè, Fangio era uno che quando arrivava al Nürburgring faceva delle cose che non faceva nessun altro. Perciò, così come per lui era il Nürburgring una pista dove ha fatto poi anche quello che è stata chiamata la gara del secolo, anche per questa macchina il Nürburgring è stata sempre un posto, un habitat abbastanza naturale. Questa macchina ha un bellissimo telaio. Orazio ha sempre dato il giusto valore alla rigidezza torsionale, in primis e longitudinale del telaio. L'ha curato, cioè proprio, mi ricordo che fece fare, tra l'altro fu un investimento importante a quei tempi, fare questo enorme, pesantissimo banco di prova dove abbiamo messo una delle sue auto e poi per non so quante centinaia di migliaia di cicli questo pistone che spingeva sulle sospensioni. Intanto questo è servito come prova di durability, no? Ma prima di questo abbiamo proprio verificato la torsionalità del telaio, cosa che lui ci teneva particolarmente, una bella cinematica di sospensioni, e quindi questo è alla fine il successo, è il risultato che hai al Nürburgring. Bel telaio, belle sospensioni, bella cinematica e il risultato viene. Non c'è nessuna ragione per desiderare una barchetta se hai per le mani una Zonda, è già sufficientemente veloce, desiderabile e splendida così com'è. A questo punto della storia ci sono due aspetti da sottolineare. Il primo è che una barchetta realizzata sulla scocca di quest'auto è testosterone puro. E il secondo è che solamente l'uomo che ha generato la Zonda avrebbe potuto farle perdere la testa.
la idea della barchetta mi entusiasmava, non so, lo relazionavo con Fangio, lo relazionavo un po' come era partito il progetto della macchina, così, e poi dentro ci siamo concessi di mettere, diciamo, tutto quello che è lo stato dell'arte fino a 3-4 anni fa, quello che era lo stato dell'arte in Pagani, ovvero il carbotitanio, gli ultimi materiali che stavamo sviluppando per la roster, e gli ultimi pneumatici, anzi questi sono stati creati appositamente per la macchina, e il motore più potente che ci si poteva mettere dentro, tanta manualità, cioè ogni collega ha messo la passione, il talento, l'impegno, lo sforzo, la sofferenza, insomma questa è una macchina che è mia, ma appartiene in qualche modo a tutti i ragazzi che l'hanno costruita, ecco. Non ha una logica, cioè se piove non la puoi adoperare perché non c'è neanche una capotina. La copertura sulle ruote posteriore l'abbiamo provato in Galleria del Vento nel 1993, nella Galleria del Vento di Dallara. Infatti se uno osserva il modellino o le foto del modellino che sono all'interno del museo, c'è una dove appunto c'è questa carenatura che migliorava il CX della macchina. Perciò mi era venuta in mente quella cosa, mi piaceva e l'ho fatta. L'interno riprende l'interno dei sedili della macchina di chi correva Fangio, c'è delle frecce d'argento, perciò è bello avere, per me insomma, avere quello, e poi anche le pelli non sono nemmeno delle pelli automotive, sono delle pelle molto pure, senza praticamente trattamenti, che però diciamo, dovevano essere belle, avere un bel feeling. Capita a volte di essere, non so, a qualche evento e di utilizzare proprio una macchina di Orazio, e devo dirti che mi mette molta ansia. C'è una cosa che mi piace ricordare di Orazio e che dimostra quanto lui ami le sue auto. Era il momento della consegna della macchina di Benny Caiola. Venne l'autotrasportatore, era lo stesso colore di questo, però già con... Sì, era lo stesso colore di questo, partiva per gli Stati Uniti. Mi ricordo che la caricammo su questo carro attrezzi e la macchina partì scoperta, legata, però scoperta. A un certo punto prende la strada in questa zona industriale, lì dove c'è l'azienda, il portone si stava ancora chiudendo, Orazio che guarda il furgone che se ne va con sopra la sua Zonda, ha cominciato a corrergli dietro e correva, avrà corso per 200-300 metri, ha corso dietro al carro attrezzi con sopra la sua Zonda. Un po' mi emoziono ancora adesso, quando è tornato piangeva, perché una delle sue creature stava andando via, stava andando dal nuovo proprietario, no? E questa è una cosa che mi è rimasta veramente molto impressa di Orazio, che dimostra che la passione che lui ha per le sue creature, perché queste sono veramente le sue creature, le sente le sue creature. Saremmo stati ingrati a non celebrare la dose di testosterone che la Zonda, anche a 20 anni di distanza, sa rilasciare. Illuminazione, passione, lavoro, sensualità, tutto rinchiuso in un guscio di raffinato carbonio a vista, un'idea semplice adesso che la conosciamo.
Insomma, 20 anni fa nasceva questo mito e con lei la leggenda di Orazio Pagani, l'uomo che ha insegnato a tutti noi che i sogni bisogna anche saperli fare. Sai una cosa? Non era buona la pizza di ieri sera. Era una pizza del cazzo.